Noi viviamo in un posto meraviglioso che probabilmente è considerato uno degli ambienti più belli del mondo dal punto di vista di montagne. Noi spesso diamo per scontato l'ambiente che ci circonda, ma avere la fortuna di vivere qua e di cacciare qua è una cosa indescrivibile. La caccia a camoscio per me è la montagna, soprattutto la roccia, il camminare, spesso molto, e a volte anche un po' di rischio. Adesso ci spostiamo un po' più avanti e cerchiamo di valutarli col lungo. La via sono 11. Valutare bene un animale qua è quasi impossibile, siamo troppo lontani. Questa è una femmina. Questa sembra una femmina molto scura, è un piccolo. Sì, è una femmina. E adesso Andiamo, scendiamo da dove siamo adesso e cerchiamo di avvicinarci nel miglior modo possibile facendo spiano perché siamo completamente al pulito e i camosci sono più alti di noi. ok? Speriamo bene. Speriamo, dai. Per avere un buon risultato su un tiro a lunga distanza, innanzitutto bisogna avere un'arma preparata al meglio, quindi usare dei componenti di altissima qualità, dalla meccanica, la canna, il calcio, lo scatto, e usare una ricarica che sia adeguata al tipo di arma che abbiamo preparato. Allora, questa è la carabina che ho costruito per me, è proprio nuova, l'ho appena finita da poco. Naturalmente ho montato la mia meccanica, progettata da Giuliano. L'azione porta il nome di Penelope, la figlia più piccola, e il calibro 7 mm Rosé, che porta il nome di Rosé, la mia figlia più grande, e l'arma in questo caso l'ho dedicata a mia moglie, così per avere sempre la mia famiglia con me quando sono fuori. È importante che un cacciatore o un tiratore si alleni al poligono, però la cosa difficile avviene sul campo, perché a volte si può avere delle condizioni poco favorevoli, tipo il vento, che è molto difficile da calcolare, oppure i cambi di luce che per quanto sembra impossibile fanno variare il punto di impatto della palla. Quindi a quel punto là uno deve essere in grado di capire se si può sparare o se è meglio rinunciare per non ferire l'animale o sbagliarlo, insomma. Dopo una prima prova dell'arma in poligono sarebbe importante testarla anche sul campo e magari a una distanza un po' più lunga. Spaccata in piedi. Tutte femmine col piccolo, non c'è quella giusta nostra. Secondo me non c'è quella giusta, sono tutte femmine accompagnate da piccolo. E ormai vanno, se ne stanno andando. Pazienza. Purtroppo i camosci non ci hanno dato il tempo di avvicinarci e di valutarli bene. Ci hanno sentito, hanno fischiato e se ne sono andati prima di
di poter capire qual era l'animale giusto. Purtroppo anche questo fa parte della caccia, è una cosa da accettare. Per me questa è la caccia vera, la caccia al camoscio. Spesso si trovano condizioni magari un po' pericolose, bisogna cercare di stare attenti, avere degli appoggi sicuri. Purtroppo, per fortuna, insomma, questa è la caccia che preferisco. Insomma. La fatica è a volte una sorta di rischio. Oggi ci troviamo sul versante del Civetta, siamo proprio sotto la parete nord-ovest e sono grato soprattutto ad Andrea di essere qui a cacciare con lui. Ma secondo me è quella. La caccia a camoscio mi ha sempre affascinato perché è una caccia spesso imprevedibile, bisogna camminare molto e spesso quando sei demoralizzato la medaglia si ribalta e riesci a concludere l'abbattimento. Viviamo in un posto meraviglioso, montagne splendide, meglio di così. Bravo. Scusate, ma mi emoziono sempre in queste circostanze. È una passione che descriverla è difficile. Una delle cose più belle della caccia al camoscio è quando scendiamo a valle, ci giriamo e diciamo: lassù eravamo.